I numeri sono ovunque nella nostra vita quotidiana, per dire l'età, per fare la spesa, per fissare un appuntamento. Se impari l'italiano però quasi sicuramente fai degli errori con i numeri. Parlo da insegnante che questi errori li ha sentiti e li sente di continuo. In questo video imparerai tutto ciò che devi sapere sui numeri in italiano e scoprirai quali sono gli errori più comuni da evitare. E se pensi che non sia un argomento così interessante, dopo aver visto questo video cambierai idea. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara o ama l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno e ti ricordo che la trascrizione integrale è sul mio sito con un glossario molto comodo. Poi, come sempre, ho preparato un PDF che riassume tutto quello che dico, lo integra con esempi e esercizi. Puoi scaricarlo al link in descrizione oppure scansionando questo comodo codice QR. Incominciamo! Iniziamo con i numeri cardinali, i numeri che usiamo per numerare le cose. 1, 2, 3. Il primo numero di cui parliamo è 1, appunto, che rispetto agli altri numeri ha una particolarità. Ha il maschile e il femminile. Quindi quando parliamo di parole al femminile usiamo sempre una, altrimenti il maschile 1. Attenzione, non sto parlando dell'articolo indeterminativo, tipo una macchina, un gatto, che chiaramente è imparentato, no? Con il numero, viene storicamente dal numero, ma del numero stesso. Quindi quando qualcuno mi chiede, una domanda comunissima tra l'altro, quante macchine hai? La risposta è una, non uno, perché la parola macchina è femminile. Questa è una peculiarità del numero 1. Tutti gli altri numerali da 2 a 1000 miliardi e oltre sono invariabili. Non hanno un maschile o un femminile. Per esempio, e se parli spagnolo o portoghese fai attenzione, in italiano diciamo 200 ragazzi e 200 ragazze, non cambia. Uno degli errori più comuni con i numeri riguarda un numero che si studia abbastanza presto nei corsi di italiano ed è il 16. Non 16. Non si contano gli studenti di italiano che invece dicono proprio 16, ma è 16. Questo errore comunissimo è dovuto in parte alla storia dell'italiano, allo sviluppo del latino e a un'interferenza dello spagnolo o del portoghese. In latino infatti le parole dei numeri da 11 a 16 sono formate da un prefisso che contiene le unità e dalla parola decing, che indica 10, e quindi abbiamo undecing, che significa 11, duodecing, 12, tredecing, 13 e così via, fino a sedecing, che in italiano è appunto 16. Con i numeri successivi in latino c'erano due possibilità, una più antica e una che si è sviluppata dopo. Una era septendecing, che forse avrebbe dovuto dare settedici, come 16, ma non esiste. Ma i romani dicevano anche deceng et septeng, 10 e 7. E da qui, a quanto pare, è derivato il nostro 17, ma anche 18 e 19 seguono questo meccanismo. Lo spagnolo però ha preso una strada diversa, il numero 16 è diventato 16, che letteralmente significa 10, 6. Ma in italiano è 16. Tra l'altro 16 non è che non esista proprio, è un numero inventato che a volte alcuni italiani usano ironicamente per parlare di quantità non precisate, un po' come ventordici, cioè 20 e 14, o 1000.000, che si usa per parlare di quantità enormi, tipo c'erano 1000.000 persone. Non esiste, 1000.000. I miei preferiti però sono 2000 mai, usato per parlare di qualcosa che non succederà mai, tipo andrò in pensione nell'anno 2000 mai, o ancora meglio 2013 al posto di 2013, che però faceva più ridere nel 2012. Poi abbiamo 17, anche qui un errore molto comune è 17, ma attenzione, 17 con la A. Inoltre attenzione anche che con il 17 e il 19 raddoppia anche la consonante, 17, 19. 18 è diverso perché c'è la vocale O. Un altro errore abbastanza comune riguarda la formazione dei numeri che hanno l'unità che inizia per vocale e quindi 1 e 8. Come facciamo quando la vocale finale di 20 o 30 incontra la vocale di 1 o 8? In questo caso la U di 1 e la O di 8 mangiano la vocale precedente e quindi non abbiamo 21, 31 o 28 e 38, ma 21,
31, 41, 51 e così via. È 28, 38, 48, 58 e avanti. Un altro numero che causa problemi, ma solo nella scrittura, è il 3, perché 3 è monosillabo e finché è monosillabo non ha bisogno di avere un accento scritto. Quando però è inserito in un numero che ha più sillabe, perché prima si aggiungono le decine, 20, 30, 40, allora diventa necessario mettere un accento su quella E, quindi 23 con l'accento sulla E, 33, 43 e così via, tutti con l'accento acuto sull'ultima vocale. Perché accento acuto? Perché teoricamente qui abbiamo a che fare con una pronuncia chiusa della E e non E, anche se in varie parti d'Italia, come al nord, 3 si pronuncia più spesso con una E aperta, quindi 23, oppure il numero 3. Andiamo avanti e arriviamo a 40 e non 40. Anche qui abbiamo ereditato dal latino un cambio di vocale che confonde diversi studenti che probabilmente, influenzati dallo spagnolo o dal fatto che anche in italiano diciamo 30, sbagliano dicendo anche 40 e 50 eccetera, ma in italiano diciamo 40, 50, 60, 70, 80 e 90 e c'è anche un'espressione ricavata dalla parte finale di questi numeri che usiamo per indicare il passaggio a un'età matura. Quando si compiono i 40 anni, infatti, abbiamo l'espressione entrare negli anta, e cioè quando si iniziano appunto a usare questi numeri 40, 50, 60 che finiscono con anta. Esempio, quest'anno Marco entra negli anta, che significa compie 40 anni d'età. Un'età che comunque in Italia è considerata tutto sommato giovane. Io che ho quasi 30 anni sono tutto sommato un bebè. Andando avanti, i problemi non arrivano finché non arriviamo alla differenza fra 60 e 70. Molti studenti fanno confusione fra questi numeri, evidentemente perché sono due parole abbastanza simili. In questo caso non ci sono grandi segreti, bisogna ricordare che 60 è il numero che ha 6 come decina e 70 è il numero che ha 7 come decina. Concentrati quindi su 6, 7, 60, 70. Altri numeri che tutti confondono, forse perché hanno un suono simile, sono 14 e 40. 14 ha 10 dentro, un po' come 15, 16, 12. 40 appunto è il primo degli anta. Concludiamo il discorso sulle decine parlando del suffisso ina. Se aggiungiamo ina ai numeri da 10 a 90, ai numeri tondi, quindi 10, 20, 30, otteniamo decina, ventina, trentina, fino ad arrivare a novantina. In realtà abbiamo anche dozzina, ma non abbiamo venticinquina, ok? E questi numeri indicano una quantità indefinita attorno a quel numero, più o meno 10, decina, più o meno 20, ventina. Per esempio, in questo autobus ci sono una trentina di persone, che significa più o meno 30. Oppure ho incontrato un uomo sulla cinquantina, un uomo che ha all'incirca 50 anni. Per quanto riguarda le centinaia non c'è molto da dire. Come ho già detto, 100 non ha maschile o femminile come in spagnolo e portoghese, quindi diremo anche 200 persone, non cambia. Entriamo finalmente nel regno delle migliaia. Anche qui è normale fare confusione tra le varie forme che compongono i numeri. 1000, 1000, migliaia. Adesso le vediamo una per una. Dunque, dopo il numero 999 abbiamo, dillo ad alta voce, abbiamo 1000 e non 1000. Se hai fatto questo errore comunissimo, voglio un tuo commento. Da qui passiamo a 1001, 1010, 1100. Attenzione, quando scriviamo questi numeri in lettere non dobbiamo aggiungere nulla, non c'è una E tra 1000 e 1, non c'è nemmeno un trattino, scriviamo semplicemente 1001 come lo sto dicendo, anche se normalmente questi numeri si scrivono appunto in numeri. In questo modo arriviamo a 1999 e poi, da questo numero in poi, le migliaia si formano con il suffisso 1000 preceduto dal numero, quindi 2000, 3000, 4000 e così via. 1000 persone, 2000 persone. Questi li sbagliano tutti, sono sicuro che anche tu hai sbagliato, vero? E le migliaia cosa sono?
Si usa la parola migliaia per parlare di una quantità imprecisata che ha 1000 unità. Può essere 3000, 9000, 16.000, varie migliaia. Esiste anche il singolare però migliaio, che è un po' come decina, ventina e indica quindi più o meno 1000. Per esempio, ho speso 1.000.000 di euro per una vecchia macchina usata. Se invece si tratta di 2 o più, allora si usa il femminile migliaia. Sì, perché il singolare è maschile, 1.000.000 di euro. Il plurale è femminile, varie migliaia di euro. Quindi ha speso migliaia di euro per la macchina nuova. Allo stesso modo, non l'ho detto, ma se si parla di 100 o più unità si usa la parola centinaio al maschile per il singolare, come ho speso un centinaio di euro, più o meno 100 euro, e centinaia al plurale, che è femminile. Ho speso centinaia, molte centinaia di euro. Una cosa curiosa però è che quando parliamo di numeri, spesso di cifre, di soldi superiori al 1000, tendiamo a omettere il 100. Per esempio, quanto costa quell'auto usata? Mi pare 4.500. Ecco, non significa che costa esattamente 4.500 euro, ma 4.500. Dopo le migliaia arriviamo ai milioni. Questi non danno troppi problemi, no? 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 e così via. Di solito però si fa un po' di confusione quando si arriva a parlare di 1.000.000.000, uno seguito da 9 zeri. Ecco, in molte lingue questo numero si chiama con una parola simile a bilione. In altre lingue non si usa, si dice 1.000.000.000 appunto, ma in italiano diciamo 1 miliardo. La parola bilione esiste, ma è molto poco usata e significherebbe 1.000 miliardi. Ultimamente può capitare di sentirla come errore per via di alcune traduzioni non molto precise che si fanno dall'inglese, ma in italiano si dice miliardo. E quindi quante persone vivono sul pianeta Terra? 8 miliardi. E questo completa il discorso sui numeri cardinali, quindi numeri che esprimono una quantità. Abbiamo però alcune cose da dire anche sui numeri ordinali, i numeri che utilizziamo per dare una sequenza, un ordine, primo, secondo, terzo e così via. Sono anche i numeri che utilizziamo per indicare le frazioni nella matematica e sicuramente li hai sentiti quando si parla di dire l'ora. Quando diciamo sono le 8:15, quel quarto è un numero ordinale, un quarto d'ora. Come si scrivono innanzitutto? Per indicare che si tratta di numeri ordinali, spesso li scriviamo con una piccola O e una piccola A. E quindi per scrivere primo usiamo il numero 1 accompagnato da un piccolo cerchietto, lo stesso segno che si usa per indicare anche la temperatura, tra l'altro. Per prima invece si usa sempre il numero 1 seguito da una piccola A. Non è però comune trovare anche questo simbolo sulle tastiere italiane, mentre è presente l'accento circonflesso, che è un po' come un piccolo triangolino con due lati che assomiglia un po' a una A, e quindi è molto comune vedere la parola prima scritta con il numero 1 e questo accento circonflesso. Al momento è considerato un uso improprio, ma in futuro chissà. Quando parliamo dei numeri ordinali, di solito non ci sono molte difficoltà per quanto riguarda i primi 7 numeri. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Probabilmente per l'influenza di settimo, ma quando si tratta di formulare il numero successivo, molti studenti dicono ottimo. Questo è un errore, anche un po' divertente, perché ottimo significa buonissimo. Il numero che viene dopo settimo invece è ottavo. Quindi abito all'8° piano di questo palazzo. Questo è l'8° caffè che bevo oggi. Se invece voglio fare i complimenti a qualcuno per la sua cucina, posso dire era tutto ottimo. Era tutto buonissimo. Subito dopo viene nono, collegato al numero 9. Attenzione alle doppie e a non confondere questa parola con nonno, che è il padre di mia madre o il padre di mio padre. Quindi mio nonno abita al 9° piano. Dopo nono viene decimo. E probabilmente per questo, e anche per l'influenza dello spagnolo, che molti studenti per il numero 11 usano la parola undecimo. Ma no, da questo punto in poi tutti i numeri ordinali finiscono in esimo al maschile, esima al femminile, esimi o esime al plurale. E quindi abbiamo undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, 43esimo, 126esimo,
millesimo, eccetera. E quindi posso dire abito al 15° piano. Un numero ordinale, che non è esattamente un numero ordinale ma ha la stessa struttura, è la parola ennesimo. È una parola che ha origine dal linguaggio della matematica, perché quando si parla di un numero indefinito si usa spesso la lettera n. Da qui abbiamo ennesimo, che si usa per definire un numero indeterminato ma tendenzialmente molto alto. Quindi per esempio te lo ripeto per l'ennesima volta, significa che ho già detto questa cosa molte volte. Oppure abbiamo fatto l'ennesimo tentativo per risolvere il problema. Ho comprato l'ennesimo paio di scarpe. Tra l'altro possiamo anche dire gliel'ho detto n volte a proposito, cioè un numero imprecisato di volte. E dopo l'ennesimo numero siamo alla fine del video. Abbiamo visto come anche parole apparentemente semplici come i numeri possano causare alcune difficoltà a chi studia l'italiano. Fammi sapere, hai mai fatto qualcuno di questi errori? E hai scoperto cose che non sapevi, che ti hanno stupito? Ci sono differenze interessanti tra l'italiano e la tua lingua? Lasciami un commento qui sotto. Se vuoi un PDF che riassume tutte le informazioni del video, le integra con altri esempi e contiene esercizi che ti mettono alla prova su tutti questi errori comuni, lo puoi scaricare al link in descrizione oppure scansionare questo bellissimo codice QR. Alla prossima!